Benvenuto o benvenuta a questo nuovo video dove ancora una volta parleremo di intelligenza artificiale. Ma come ho già avuto modo di dire in molti altri miei video, questo non è un semplice tutorial su come utilizzarla, quale pulsante schiacciare piuttosto che quale funzione utilizzare. Per quello ci sono decine, centinaia, se non migliaia di tutorial molto validi che puoi trovare sul web e quindi ti suggerisco di guardare quelli. Come sempre, occupandomi di comunicazione e di negoziazione, tecniche di vendita, vedremo invece come utilizzare, come integrare l'intelligenza artificiale nella quotidianità di un imprenditore, di un libero professionista o di chiunque comunque voglia comunicare in modo più efficace, sia online sia offline. Vediamo insieme quali sono gli errori principali e per farlo mi aiuto come sempre con alcune slide. Vedremo i 4 errori comuni nell'uso di ChatGPT che devi assolutamente evitare. Parlo spesso di ChatGPT, come dico io non sono pagato da ChatGPT, non lavoro per loro, parlo di questo tool perché credo che ad oggi, al momento in cui sto registrando questo video, sia ancora lo strumento di intelligenza artificiale che soprattutto per il mercato italiano e per chi lo usa a livello di business, quindi imprenditori, liberi professionisti e quant'altro, sia quello che ha ancora, diciamo, quella spanna in più. Però ovviamente tutto è in evoluzione, i principali competitor ogni giorno lanciano nuove funzioni, nuovi aggiornamenti e quindi quello che è vero oggi non è detto che poi lo sarà di qui a una settimana, un mese o 6 mesi. Ma per il momento concentriamoci su questo. Sia chiaro che se utilizzi altri strumenti di intelligenza artificiale, quello che vedremo in questo video è valido comunque anche per quello. Se ritieni che questo sia un argomento che possa interessarti, quindi se comunichi, se magari ti capita di parlare in pubblico, ormai accade quasi sempre, può essere anche una semplice riunione con 2 o 3 collaboratori in azienda, può essere una videochiamata, una video call con un cliente, può essere una diretta sui social o può essere un evento in cui magari ti trovi davanti una platea di decine o centinaia di persone. Se credi o ritieni che questo sia un argomento di tuo interesse, il mio suggerimento è quello di guardare il video fino in fondo e poi, se l'avrai trovato utile, magari mettere anche un like e attivare la campanella per continuare a ricevere gli aggiornamenti che regolarmente posto su questo mio canale YouTube. Vedremo insieme come evitare gli errori più comuni quando usiamo l'intelligenza artificiale per le nostre presentazioni, siano online, siano esse offline. Innanzitutto bisogna identificare e riconoscere il problema. Dico sempre, durante le mie sessioni formative, che il primo passo verso il cambiamento è la presa di coscienza del fatto che c'è qualcosa da cambiare. Fino a quando non ci rendiamo conto di questo, probabilmente rimarremo attaccati alle nostre abitudini, difficilmente ci verrà voglia di cambiare. Poi cercare ovviamente una soluzione pratica, quindi una strategia efficace da implementare magari fin da subito, per capire se questo può riportarci ad un risultato ottimale e quindi, in questo caso, quale può essere una comunicazione più autentica e persuasiva. Vediamo quindi come evitare questi errori e come sfruttare a nostro favore l'intelligenza artificiale. Ormai l'intelligenza artificiale ha pervaso ogni nostro ambito di vita personale, così come ancora di più quello professionale. E ovunque, ma la domanda è, lo usiamo davvero? Bene, la sappiamo utilizzare in modo efficace per aiutarci ad ottenere risultati? Questa è la domanda vera. Lo strumento è potente. ChatGPT ha sdoganato al grande pubblico l'intelligenza artificiale. Io e sicuramente chi lavora in questo ambito a livello professionale utilizzava già l'intelligenza artificiale già un paio di anni prima dell'uscita di ChatGPT. C'erano alcuni strumenti molto meno performanti, molto più costosi, tra l'altro, e più farraginosi da utilizzare, ma l'intelligenza artificiale non è nata con ChatGPT. Però diciamo che è stato lo strumento che ha sdoganato al grande pubblico l'utilizzo della intelligenza artificiale. Commettere anche solo però uno di questi errori che andremo a vedere può veramente compromettere tutto il tuo discorso. Magari hai fatto una presentazione fantastica, un pitch perfetto, hai preparato una presentazione molto ben dettagliata, ma un errore, una piccola dimenticanza può, come dire, compromettere l'intero risultato. Quindi fare molta attenzione anche ai dettagli e per farlo vedremo quindi quali sono gli errori da evitare. Scopriremo quindi come sfruttare invece a nostro favore l'intelligenza artificiale per creare comunicazioni davvero efficaci. Partiamo con il primo errore. Usare ChatGPT per scrivere al nostro posto. Come dico sempre, l'intelligenza artificiale non può e non deve sostituirci.
ne ho parlato tantissimo, soprattutto nelle ultime settimane, sia sul mio blog AFC Formazione, sia sulla mia newsletter su LinkedIn, della intelligenza simbiotica, cioè della simbiosi tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana. Sicuramente l'intelligenza artificiale può avere tantissimi vantaggi, può aiutarci in tantissime cose, ma se non mettiamo anche la nostra esperienza, il nostro vissuto, la nostra curva di esperienza, i nostri aneddoti, tutte quelle esperienze di vita che ovviamente l'intelligenza artificiale non ha vissuto e probabilmente non potrà mai vivere. Ecco, nel momento in cui riusciamo a fondere queste due cose, questa intelligenza simbiotica può veramente creare un connubio molto, ma molto vincente. L'approccio sbagliato potrebbe essere, ad esempio, scrivimi un discorso motivazionale per il mio team di vendita che deve raggiungere gli obiettivi trimestrali. Sicuramente ti creerà un testo interessante, ma pieno di cliché, senza reale connessione emotiva con il tuo team. E il pubblico percepisce subito quando il nostro discorso non viene dal nostro cuore, ma solo da una intelligenza artificiale. La freddezza, la mancanza di empatia, a volte la fin troppa perfezione, ma una perfezione asettica, non crea quella connessione emotiva di cui noi esseri umani invece abbiamo un assoluto bisogno. Un approccio più corretto potrebbe essere, ad esempio, aiutami a strutturare il mio discorso motivazionale partendo da questi punti: la nostra storia aziendale, le sfide superate insieme, i nostri valori condivisi. Ovviamente ChatGPT non può conoscere queste cose, ma magari preventivamente, se conosci lo strumento, hai creato magari un progetto, all'interno di quel progetto ha inserito per l'appunto la storia aziendale, le sfide da superare insieme o superate insieme e i valori condivisi. Ecco quindi che quando tu gli chiederai questo andrà ad attingere a queste informazioni e riuscirà a creare uno speech, un testo, una presentazione sicuramente molto ma molto più personale, molto più empatica, che possa veramente creare una connessione con il tuo pubblico. Una frase che mi piace molto, che ho voluto sottolineare, la vedi in fondo a questa slide, è: tu sei la mente. L'intelligenza artificiale è lo strumento. La tua autenticità è assolutamente insostituibile. Non dovremo mai dimenticarci questa cosa. Errore numero 2. Ignorare il tono e il pubblico. Dico sempre durante i miei percorsi formativi che un bravo comunicatore deve sempre adeguare e modulare il proprio modo di comunicare in base alla platea che ha di fronte e in base anche allo strumento, perché se sei online magari devi utilizzare certe cose, certi strumenti e certe, diciamo, alcuni accorgimenti che magari non è sempre detto che siano gli stessi che devi utilizzare quando sei invece in una platea, in un palco o in una riunione con davanti a te delle persone a livello fisico. Ok? Conosci il tuo pubblico, quindi specifica sempre, quando chiede all'intelligenza artificiale di crearti un testo, chi ascolterà. Ad esempio, prepara contenuti per un team tecnico di ingegneri con più di 10 anni di esperienza, invece di scrivi contenuti tecnici, troppo generico. Definisci il tone of voice, comunica lo stile preciso. Ad esempio, voglio sembrare autorevole ma accessibile, come un mentore che ha superato le stesse sfide del pubblico. Questo crea empatia. Da quando io ho imparato ad utilizzare in tutti i testi che scrivo questa frase, questa istruzione, questo prompt o pezzetto di prompt in più, le mie presentazioni, i miei post, tutto quello che faccio con l'intelligenza artificiale è cambiato in maniera veramente incredibile ed è molto ma molto più empatico. Quindi il mio suggerimento è: utilizza poi questo prompt o questo frammento di prompt in tutte le storie o le istruzioni che dai alla tua intelligenza artificiale. Adatta il linguaggio, usa terminologia di settore per esperti, metafore semplici per principianti, storie personali per creare empatia. Questa è un'altra istruzione che devi sempre aggiungere. Quindi non basta chiedere all'intelligenza artificiale di scrivere bene. Il tone of voice, il registro linguistico creano quella connessione emotiva che trasforma gli ascoltatori in sostenitori del tuo messaggio. Errore numero 3. Non testare i discorsi con l'AI. Dico sempre che è meglio sbagliare con l'intelligenza artificiale, evitando poi di sbagliare quando siamo là fuori. Scrivi, quindi prepara la bozza del tuo discorso, includendo i punti chiave e le storie personali che vuoi condividere con il pubblico, e poi simula.
chiedi alla tua intelligenza artificiale di reagire e di agire in questo modo. Sei un esperto del settore scettico. Fammi domande difficili sul mio discorso riguardo agli obiettivi trimestrali e identifica le incongruenze logiche. E quindi ci esercitiamo. Analizza le obiezioni emerse e riformula i punti deboli, magari riascoltandoti e riuscendo poi a migliorare quei punti deboli. Rafforza le argomentazioni con dati concreti e magari delle testimonianze reali. E perfeziona. Chiede all'intelligenza artificiale di valutare l'impatto emotivo e la chiarezza del tuo messaggio. Ripeti il processo finché non sei pienamente convincente. Utilizza quindi ChatGPT come un simulatore di pubblico esigente prima di affrontare la vera platea. Un discorso non testato può veramente crollare alla prima obiezione, minando tutta la tua credibilità professionale. Errore numero 4. Ignorare la dimensione visiva. Attenzione, questo è un aspetto fondamentale, come tutti gli altri d'altronde. ChatGPT generalmente crea solo testo, poi è vero, puoi creare anche delle immagini, certamente, mentre il 65% delle persone sono prettamente visivi, cioè è più attratta da ciò che vede rispetto a quello che sente. Le slide piene di parole annoiano il pubblico e riducono la memorizzazione del messaggio fino al 42%. Quindi usa l'intelligenza artificiale per creare la struttura e i contenuti testuali essenziali, ma trasforma poi questi contenuti in slide visivamente d'impatto, con grafici, immagini e diagrammi che rafforzano il messaggio. Ad esempio, questi sono alcuni degli strumenti che io utilizzo più spesso. Gamma è per esempio lo strumento che ho utilizzato per creare queste slide e lo sto usando sempre di più. Canva per creare magari delle grafiche più complesse o quant'altro. PowerPoint, Keynote, ovviamente sono strumenti più classici che molti conoscono e che adesso hanno integrato anche alcune funzioni di intelligenza artificiale che ti permettono di creare delle slide veramente a livello professionale. Comunicazione potente, quindi è più o meno questo, e questa è la formula. 30% parole, 50% immagini, 20% però, attenzione, ritmo e pause strategiche. Quindi come utilizziamo la voce per dire ciò che vogliamo dire. Questi sono i 4 errori, certamente ce ne possono essere altri, ma questi sono quelli più importanti, quelli in cui la maggior parte delle persone purtroppo ci casca. Come possiamo trasformare questi consigli in un metodo pratico? Allora, innanzitutto dobbiamo acquisire una capacità comunicativa che sia autentica e persuasiva. Metodi professionali per ogni situazione, perché anche a te magari capiterà di dover parlare a platee variegate, in situazioni diverse, in momenti diversi. Quindi acquisire quelle capacità con quella giusta flessibilità che ci permette di adeguarci ad ogni singola presentazione. E dobbiamo avere le conoscenze di base, quelle che abbiamo appena visto. Evitando questi 4 errori già siamo a metà, se non forse a 3/4 dell'opera. Immagina cosa potresti fare unendo questi consigli a un metodo completo per parlare con sicurezza in ogni situazione, offline e online, personale e professionale. Ed è proprio per questo che ho creato ed è nato questo nuovo percorso di ChatGPT Italia. Quindi se anche a te ti capita di sentirti insicuro quando parli in pubblico, magari il blocco creativo, non sai come iniziare un discorso efficace, magari sei preso dall'ansia da palcoscenico, ti senti insicuro o insicura durante una riunione o un webinar e vedi che hai difficoltà a coinvolgere la tua platea, a mantenere elevato il livello di attenzione. Beh, sappi innanzitutto che non sei solo. Tante volte mi dico, ma caspita, ti vedo così disinvolto quando sei sul palco, parlare davanti a decine, a centinaio, a migliaia di persone, come mi è capitato più volte, ti vedo veramente a tuo agio. E dico, sì, certo, ma non è altro che l'esperienza, non è altro che l'insieme dei tanti errori e delle tante ansie da palcoscenico che anch'io all'inizio ho dovuto affrontare. Noi siamo ciò in cui ci esercitiamo, diceva un vecchio saggio. E quindi anche da questo punto di vista, anche se in questo momento credi, pensi o ritieni di non essere un bravo oratore o una brava oratrice, sappi che puoi imparare a diventare anche tu sicuramente una persona molto empatica e che sa mantenere elevato il livello di attenzione. Quindi non sei solo. Ecco quindi che ho creato questo percorso, si chiama
Public Speaking Potente. È un percorso professionale in 4 sessioni video con un sacco di prompt, di esercizi, con tutte le slide a disposizione, così potrai copiare i prompt, guardarle, leggerle, rileggere. La prima sessione parte dai fondamenti. Tecniche pratiche per strutturare discorsi efficaci. Sono sessioni di circa 1 ora e mezza, 90 minuti, veramente molto intensi di formazione. La sessione 2 è interamente dedicata alla parte grafica, l'abbiamo appena visto quanto sia importante, quindi slide d'impatto, creare presentazioni visive che rafforzino il tuo messaggio, vedremo molti strumenti, molte tecniche, molti suggerimenti che potrai mettere in pratica fin da subito. Nella sezione 3 vedremo come allenarci con l'intelligenza artificiale, usando quindi l'AI per perfezionare i tuoi interventi. E nella quarta sessione ci sarà invece una pratica guidata, quindi registrazioni personalizzate, feedback professionali, tips, errori da evitare, tutto ciò che può aiutarti per affinare ulteriormente le tue presentazioni, che siano online o offline. E c'è un'offerta limitata. Che dire? 4 sessioni online, tantissimi esercizi pratici, 100% di soddisfazione, come sempre nei miei percorsi ti do la possibilità di poter avere il rimborso. Se la prima sessione non ti piace, puoi richiedere il rimborso e dopo qualche ora avrai ancora i tuoi soldi, quindi nessun rischio da parte tua. Se vuoi avere maggiori informazioni, clicca sul link che trovi in descrizione e accedi alla pagina di questo Public Speaking Potente e poi ci vedremo online. Per il momento ci fermiamo qui e noi ci vediamo al prossimo video.